E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel prepartita di Parma-Venezia, match importantissimo, scontro salvezza che non possiamo fallire nuovamente perché ne abbiamo già falliti parecchio. Prima però parlerò di calciomercato, però come sempre prima di cominciare vi chiedo se è possibile di lasciare un like, di iscrivervi, di commentare questo video dicendo la vostra, magari a fine video, guardatelo tutto se potete e poi dite la vostra sui vari argomenti di cui parlerò e attivate la campanella così non vi perdete nessun nuovo video. Ringrazio gli abbonati come sempre e invito chi vuole a abbonarsi, che costa poco e a noi fa davvero la differenza, ecco. Questa volta parto dal calciomercato perché è arrivato ufficialmente Zerbin, quindi molto bene, è arrivato in prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di permanenza, speriamo che ci sia questo riscatto obbligato in caso di permanenza in Serie A del Venezia, quindi ottimo. Unico appunto, per me doveva arrivare già molto prima, poi il trasferimento è saltato da quanto ho capito, da quanto ho letto, per ragioni legate al Napoli che erano contati in quel ruolo, mi pare di aver capito così, poi smentitemi qua sotto se voi sapete altro, però insomma ottimo, sono contento perché comunque è un tassello che secondo me può essere importante, poi sarà da vedere come sta il ragazzo, le sue qualità e tutto, bisogna vederle in campo oltre che dai dati, dai video, come faccio di solito. Se volete andrò a fare anche lui, andrò un po' a analizzare il giocatore, non solo dalla visione dei video ma anche dal punto di vista dei dati, cosa ci può dare tutto. Però ditemelo se avete voglia di un contenuto simile. E al di là di quello comunque ottimo, è arrivato, è una pedina in più per Di Francesco nello scacchiere tattico. Non so dove potrà inserirlo sinceramente, nel senso che può essere l'esterno di destra, perché comunque lì c'è Zampano, mi sembra, al di là che domani non ci sarà, quindi elemento importante per domani, però non so se si può inserire lì a livello di esterno destro. Secondo me è una soluzione da usare nel 3-4-2-1, in 3-4-2-1 vero e proprio, perché quello nostro per ora è abbastanza mascherato. È un 3-5-2 che si trasforma in 3-4-2-1 in fase offensiva, se volete. Può essere quello che prende il posto di Busio da trequartista vero e proprio, perché può fare quello lì, può fare l'ala, può fare il trequartista, quindi ok. Però sarà da vedere. Secondo me è più un trequartista che è stato preso più per fare il trequartista che per fare l'esterno di destra. Vediamo se sarà quindi affiancato a Ristagno, accoppiata tra l'altro abbastanza interessante. Non so se dal punto di vista dell'equilibrio poi la squadra regge un impianto abbastanza che diventerebbe quasi offensivo con un 3-4-2-1 così. Però insomma stiamo a vedere e ne riparleremo sicuramente. Adesso vado a parlare di altri colpi di calciomercato che latitano, perché per me oltre, ok, hai preso Condé, perfetto, è un acquisto di prospettiva o comunque di scouting, cosa che può essere utile fin da subito, vediamo come impatterà nella squadra. Però al di là di quello, per me servono altri colpi, io volevo che Antonelli andasse sul mercato un po' più aggressivo. Ma cosa intendo con aggressivo? Non intendevo butta una marea di soldi perché ci servono giocatori ovunque, sì, quello sì in realtà, ci servono giocatori, ma so che non si possono spendere soldi, quindi come riesci a far combaciare le due cose? Pochi soldi, ci servono giocatori. Per me la cosa più sensata è fare prestiti, più precisamente prestiti con diritto di riscatto, ossia credi in un giocatore, vedi un giocatore che ti può essere utile a Di Francesco, lo prendi, presenti una richiesta con la formula del prestito con diritto di riscatto che ti permette di provare il giocatore, utilizzarlo, avere una rosa più ampia e a quel punto lì a fine stagione dici mi è servito, mi ha impattato, lo riscatto. Non mi è servito niente o comunque non pensavo pensavo meglio, lo lasci andare, semplicemente gli hai pagato lo stipendio 6 mesi, perché adesso siamo a gennaio, quindi 6 mesi fino a fine stagione. E per me di prestiti con diritto con questa formula qui ne puoi fare molti, nel senso parecchi, ne puoi prendere veramente tanti in diversi ruoli, ti puoi riempire la squadra perché ce ne sono tanti alla fine di giocatori, anche solo guardando la Serie A, ma non c'è solo la Serie A, di giocatori che in altre squadre sono riserve ma che potenzialmente possono esserci utili. Io valuterei seriamente questo tipo di proposte, ok, che magari si preferisce fare acquisti a titolo definitivo, però se allo stesso tempo tu fai fatica a livello economico a farne, ha molto senso andare verso questa via qui, nel senso di dire faccio prestiti con diritto di riscatto, valuto i giocatori, vediamo come sono e poi me li tengo se rimarrò in Serie A, se rimango in Serie B, ma
hanno fatto talmente bene che ne vale la pena, insomma. Quindi mi aspetterei tanti colpi in questo senso qui, però sinceramente vedo un po' fin troppa lentezza. Cioè, per me i reparti in cui si dovrebbe agire un po' di più la difesa, cioè che adesso siamo contati dopo quel che è successo contro l'Inter, dove Altare si è infortunato nel riscaldamento, Sagrado ha adattato tra l'altro, quindi vabbè, si è infortunato pure lui subito nel primo tempo, e poi è entrato Abs, ok, l'ha già fatto, quindi farà da braccetto sinistro e lo farà anche domani per forza di cose, perché abbiamo veramente 3 difensori contati, Sverko, Izes e Abs, quindi quelli possono giocare fondamentalmente. Scintiano ancora fuori, vabbè, che tanto era comunque poco considerato. Ovviamente Svoboda che è lungolegente, quindi ormai non lo considero neanche più per questa stagione. Si parlava di Caldirola, non si è più chiuso. Effettivamente quella volta Galliani aveva smentito la roba, però mi sembravano onestamente parole di circostanza, non so, cioè per dire siamo in difficoltà, vediamo, cioè prima trovo il sostituto, poi te lo do a te. Invece mi sembra proprio che effettivamente fosse vero, che Venezia e Monza non avessero proprio parlato per Caldirola. Quindi non so se l'affare è tramontato, se si sblocca a momenti, non ho veramente idea. Me lo auguro, comunque è un giocatore di esperienza là dietro, ma ormai più di uno. Cioè se uno andava bene una settimana fa, guardando come siamo messi adesso, poi anche pensando a tutto il resto del campionato, per me almeno 2 centrali, 2 difensori che possono giocare nella difesa 3, devi farne, cioè è inevitabile proprio. Poi anche in attacco, per dire, faccio solo esempi di alcuni ruoli, ma per me potresti mettere qualcuno veramente in ogni ruolo, al di là del portiere, che vabbè siamo abbastanza coperti, al di là che Bertinato abbia lasciato, però c'è Grandi e c'è Joronen ancora, quindi perfetto. In tutti i ruoli potresti fare qualcosa, ma soprattutto in attacco, ok tutto, poi un palo comunque va aspettato, tanto lo stiamo aspettando perché non possiamo fare altro. Gitker in partenza, per la Cremonese o chi che sia, insomma dovrebbe anche lì sbloccarsi, però mi pare non si sia ancora sbloccata, quindi per me in attacco bisognerebbe fare qualcosa, sia per dare una punta alternativa a Di Francesco, che magari possa alternare a Poyampalo, o che comunque cioè, sia sul livello di Poyampalo, sia uno che conosce già la Serie A, un giocatore così. Poi non so se Antonelli andrà su un colpo di scouting dal mercato estero, io non sono contrario a un tipo di soluzione così, basta che sia forte, cioè non mi interessa, però anche lì attaccanti che non giocano in altre squadre e possono esserti utili ce ne sono. Cioè io faccio il nome così, la butto lì, di Balotelli. Cioè tanto al Genoa non sta giocando e a noi secondo me può essere utile, secondo me sarebbe anche un po' più motivato a venire perché nessuna squadra gli dà spazio. Poi non so come sta fisicamente, io l'ho buttata lì, quello è tutto da valutare. Comunque un profilo del genere, un attaccante che in altre squadre è la seconda, terza scelta e che ambisce a giocarsela con la formula del prestito, appunto, con diritto di riscatto, così le proponi e le squadre se ne possono anche liberare, perché alla fine è sempre un ingaggio in meno per la squadra da cui vai a chiedere, a cui vai a bussare alla porta. Quindi per me si potrebbe fare, però anche lì vedo ancora troppa timidezza, diciamo. Sostanzialmente vorrei una maggiore aggressività sul mercato, ma semplicemente per crederci fino alla fine, perché sennò con questa rosa qui, contando magari infortuni che possono arrivare, per me da qui alla fine del mercato devi rafforzarti il più possibile, senza anche spendere. Cioè tu spendi ingaggiandolo, spendi per il suo ingaggio nei 6 mesi che lo otterrai. Poi tanto se non te lo puoi permettere, se non ti è piaciuto, se tutte quelle robe lì, tu gli puoi dire basta, cioè con la formula del prestito con diritto si può fare. E tanto le squadre sono anche disposte, perché comunque tutte magari hanno le loro difficoltà, hanno le loro questioni di bilancio, e quindi anche liberarsi di uno stipendio, di 6 mesi di uno stipendio può contare. Io proverei queste soluzioni qui, e almeno un giocatore da una squadra di Serie A che ti può servire ne esce fuori per ruolo. Io agirei così in questo momento se fossi Antonelli, però giustamente lì c'è lui e vede lui come fare. Però io dico solo che sarei andato un po' più aggressivo per dare anche un segnale di volerci stare in questa Serie A, di voler a tutti i costi cercare di rimanere. Questo è il mio pensiero, ditemi voi cosa ne pensate, io vi ho detto cosa ne penso proprio con assoluta onestà. Parliamo di Parma-Venezia. Allora, veniamo dalla partita contro l'Inter, partita che
come al solito, grande partita con le big, le prepariamo molto bene, tutto, ma poi succede quel che succede, però vabbè, nel senso, eravamo anche andati vicini al pareggio con Busio, quel palo, ci ho pensato per giorni, continuo a pensarci anche adesso, però vabbè, lasciamo stare, ci sta, cioè ok, hai perso, hai fatto comunque bella figura sia andata che ritorno a questo punto contro l'Inter, sempre 1-0 finita in entrambi i casi, tutte e due le volte l'Inter ha rischiato che insomma gli rubassimo un punticino, gli prendessimo un punticino, e invece non è successo entrambe le volte, un po' di sfortuna, però non si può dire che l'Inter non avesse creato occasioni e tutto, quindi per carità, però c'eravamo andati vicini, ecco, volevo solo dire quello, e una sconfitta, cioè, contro l'Inter ci sta benissimo, cioè, per carità, quindi la squadra sicuramente è in fiducia nonostante appunto la sconfitta, ma voglio che questa fiducia venga portata avanti anche per questo scontri diretti salvezza in cui abbiamo tante difficoltà quest'anno, bisogna ammetterlo. Non abbiamo problemi con le big, cioè nel senso ce la giochiamo bene, sappiamo come prepararle e tutto, ce la giochiamo a testa alta, ecco, ne usciamo anche a testa alta, però nelle partite che contano di più, quelle in cui dovresti far punti, per me hai raccolto troppo poco. Gli unici match salvezza che tu hai vinto finora sono stati quelli: il primo quello contro il Genoa, quello contro l'Udinese, se volete considerare l'Udinese una squadra che deve salvarsi, però magari è partita con quelle premesse, però onestamente dal campionato che sta facendo non mi pare assolutamente sarà fino all'ultimo a cercare di salvarsi, fino all'ultima giornata, anzi insomma mi sembra una squadra in salute e tutto, e la vittoria contro il Cagliari, quindi praticamente due veri e propri scontri salvezza vinti. Per il resto tutti pareggiati o persi, cioè non va bene, perché sono le uniche partite forse in cui puoi concretamente portare a casa punti. Poi ti può capitare il miracolo contro l'Inter, puoi portare a casa un punto, poi devi portare a casa addirittura 3 punti contro la Juve, però sono robe episodiche. Maggior parte delle volte quelle partite, 90% delle volte, tu le perdi, ma perché è naturale, cioè è normale, quasi tutte le squadre così, quasi tutte quelle della zona salvezza ovviamente. Parlando della partita di domani, per curiosità sono andato a rivedermi gli highlights di Venezia-Parma dell'andata, finita 2-1 per il Parma, per vedere un po' com'era andata, cioè un po' mi ricordavo tutto, però sono andato a rivedermi le variazioni e tutto, e paradossalmente quella partita l'avevamo cominciata bene, cioè noi nel quarto minuto Nicolò Caviglia aveva fatto tra l'altro anche un gran bel gol, e da lì la partita sembrava comunque non indirizzata perché era comunque il quarto minuto, però tutta da gestire, potevi gestirla bene. 1-1 del Parma con un grandissimo gol di Valeri, e lì vabbè, praticamente non c'è errore, se volete andate via a rivedere gli highlights, veramente era il gol della settimana, perché un golasso da lontano, dalla distanza, bellissimo, per carità, ma il 2-1 rivedendolo mi ha fatto ancora veramente girare, perché noi praticamente c'è l'azione in cui Zampano cioè, a momenti la butta dentro, la tira male, para Suzuki, e da lì si innesca la ripartenza che porta poi al 2-1 del Parma, con Stankovic che però para male, la lascia lì, non la allontana abbastanza, e Bonni sotto misura mette dentro. Lì sicuramente era un Venezia un po' più spregiudicato, almeno in quel frangente lì, in quella partita nello specifico. Noi eravamo andati lì nel secondo tempo e l'azione del 2-1 proprio lo dimostrava, del 2-1 del Parma purtroppo, dimostrava il fatto che stavamo facendo di tutto per segnare, per passare noi in vantaggio, ma visto quanto ci eravamo sbilanciati per trovare il vantaggio, l'abbiamo presa in quel posto lì. Secondo me è un Venezia un po' diverso rispetto a quello dell'andata, perché Di Francesco ha capito, non so se dire i suoi errori, però comunque ha compreso il fatto che questa squadra ha dei limiti e che non può portare tutto quello che è il suo gioco. Giustamente, avevi visto tipo la partita contro l'Empoli, dove offensivamente abbiamo creato poco, nel senso l'Empoli è stato più presente di noi, e quindi meritava quasi di vincere la partita, però l'abbiamo gestita bene. Alla fine fortunatamente abbiamo portato a casa un pareggio. La prestazione l'ho commentata nel post partita, non siamo stati soddisfatti sicuramente, però di fatto il risultato l'hai portato a casa, almeno un punto va benissimo così in una partita che hai fatto male. Quindi si può dire che adesso è un Venezia più accorto, meno offensivo e anche più equilibrato. Mi sembra un buon ensemble, no? Detto questo, però domani appunto per questo è una prova del 9 fondamentale, per vedere. Ma noi nelle scontri diretti adesso, giocando così, in maniera non difensiva, perché non siamo del tutto difensivi, comunque ce la giochiamo, ma in questa maniera
un po' più equilibrata, dove offensivo e difensivo si compensano abbastanza senza esagerare con uno o esagerare con l'altro. Facendo così riusciamo a svoltare questi scontri diretti per la salvezza, cioè riusciamo a fare meglio di quanto ha fatto all'andata, dove abbiamo vinto appunto solo quelli che vi ho detto. Cioè io me lo auguro, però bisogna dire anche che bisogna migliorare dal punto di vista del cinismo sotto porta. Nel senso, noi abbiamo le occasioni, ne abbiamo ovviamente non troppe, ad esempio quella contro l'Inter, cioè esemplificativa è quella di Busio. Era una chiara, adesso mi sovviene solo quella, forse anche per il gol clamoroso che non c'è stato, ed è un'occasione pazzesca quella, e la devi buttare dentro, la devi buttare dentro. Ok che Busio non è una punta, quindi cioè, se si trova lì da mezzala e tutto, ci prova, è buono, però era abbastanza smarcato e tutto, anzi era smarcato, lì devi buttarla dentro. Mi dispiace, ok che è sfortuna e tutto, però lì devi buttarla dentro. Al di là di Busio, non me la prendo con Busio, è un po' un problema di squadra, nel senso, ho visto i dati, siamo il terzo peggior attacco del campionato e questo dice molto. Per me c'è il fatto che sicuramente Poyampalo ha lasciato un po' troppo solo là in attacco, perché se giochiamo a due punte, praticamente no, gioca Poyampalo da solo, perché Oristagno deve svariare per il campo, deve raccordare i reparti, perché con la sua qualità riesce a farlo, e quindi non si trova mai comunque a dialogare, quasi mai con Poyampalo. Poi ad esempio contro l'Inter, quando cercava la profondità Oristagno, Poyampalo veniva incontro per dare spazio, per creare spazio nella profondità che Oristagno poteva andare ad attaccare. Sicuramente Poyampalo lì, già che fa fatica di suo fisicamente in questo momento qui, il salto di categoria l'ha pagato tanto e fa fatica, ma bisogna innanzitutto servirlo meglio, perché comunque è un attaccante che merita dal punto di vista del fare gol, un bomber d'area. Da quel punto di vista lì va recuperato, perché comunque anche contro l'Inter ha fatto bene da quel punto di vista di aiutare, di fare sportellate. Sul piano del sacrificio e dell'aiuto alla squadra non gli si può dire nulla. In questo caso qua, per me, di occasioni per far gol contro il Parma al Tardini ce ne saranno di più inevitabilmente che contro l'Inter, quindi dobbiamo migliorare da quel punto di vista. Spero che già da domani si vedano cose migliori quante viste contro l'Inter, ma anche in partite prima, perché offensivamente cioè, mi sovvengono all'interno di tutto il campionato tante occasioni in cui abbiamo avuto l'occasione e non l'abbiamo sfruttata. È una squadra come la nostra che riesce a creare anche poche occasioni, deve sapere buttare dentro. È inutile girarci tanto attorno, cioè bisogna saper sfruttare quelle occasioni, se no ci facciamo del male da soli. Vincere domani secondo me è fondamentale per dare un segnale sia alle altre della zona salvezza, ma soprattutto a te stessa e ai tifosi, per dire ci siamo, ci saremo fino all'ultimo, siamo lì, ce la giocheremo fino all'ultimo, tra terzo, quart'ultimo posto, non importa, cioè dobbiamo esserci e lottare fino all'ultimo. In questo caso spero che il mercato un po' aiuti anche un po' di più, vedremo Zerbina se sarà già convocato per la partita, penso di sì, vedremo se farà qualche minuto, questo non lo so, però vedremo se sarà anche necessario che entri, così, perché comunque è un rinforzo in più, tutti contenti, però domani io mi aspetto veramente la vittoria. Io voglio la vittoria, voglio vedere un Venezia più intelligente di quello che è stato all'andata al Penzo. Solo così mi dimostreranno che siamo ancora vivi e che lotteremo fino all'ultimo per rimanere in questa Serie A, per cui l'anno scorso abbiamo sudato milioni di camicie per raggiungerla e che non possiamo lasciare andare così facilmente. E nulla, era un po' questo quello che volevo dire su Parma Venezia, su quel che ci aspetta. Ditemi voi cosa vi aspettate, scrivetevelo pure qua sotto, ditemi cosa ne pensate anche del calciomercato, se siete d'accordo con me o comunque dite Antonelli sta facendo il massimo o mi accontento così. Scrivetelo voi qua sotto, io comunque vi leggo e ne parliamo. Attivate la campanella così non vi perdete il post partita, che sarà inevitabilmente il prossimo video. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non siete già iscritti, condividete il video con tutti i tifosi arancio-nero-verdi e non che possono essere interessati ai nostri contenuti, e sempre comunque Forza Venezia, Forza Unione.